Terzo giorno in Corea del Nord e non ho ancora visitato niente a causa del triste incidente di ieri. Le guardie però mi hanno promesso di farmi dimenticare della brutta giornata regalandomi un tour indimenticabile della capitale. Mi hanno specialmente richiesto di vestirmi il più elegante possibile per farmi visitare il mausoleo dei fondatori della patria. Io nello zaino però ho solo una camicia stropicciata che spero vada bene. Ecco lei. Good morning. What do you think? Elegant enough? Yeah? What? Don't worry. No, I'm sorry that I'm filming everything. It's a memory for me. Everything is new. So it's like if you go, you know what's Disneyland? No. E questo sono io, che faccio esempi stupidi dimenticandomi che loro non sono mai uscite da qui e non hanno idea di cosa ci sia fuori dai confini del loro paese. Wow, look. Look at that. Nice. They just come to the street and do some kind of activities to activate the people to do more work. Oh, Yeah. nice. Okay. So To give nowadays- energy to the people. Yes, yeah. So encourage people to do more work, Ah, and okay. also they wish them good success in their work. In our country, soldiers do all kind of work. They also defend the country, and not only defend the country, but also they do some construction, and they play a very big role in the socialist construction. So, for example, they built many high buildings, like you just saw some high buildings in the Birasayati Street. Yeah. Like this, for example, they just built that kind of high buildings in 20 days or 30 days. Ok, alt. Per la cronaca si sta riferendo a questi palazzi. Tutti questi edifici colorati sono stati costruiti in meno di 30 giorni. Ma andiamo avanti. What do you know about Korea exactly? Peppino, ricordati che devi tornare a casa. It's it's a very complicated question. I know that you are very close, of course, Yes. and that you are developing. Yes. You are developing. I don't know much because I don't have so many. We don't receive so many news about you. As I think that you don't receive so many news about us, Yes. right? So I'm ready to discover everything about your country. I didn't know that you can build buildings in 1 month. Stupid question. Is it possible to meet the leader? Impossible. Impossible. Yeah. For Korean, it's the most glorious thing to meet our leader, The best day of your life. of course. I noticed that there are always the pictures of his grandfather and his father, but there are no pictures of him around. Even though this supreme leader, current leader Kim Jong-un, he's the leader. He doesn't allow us to have his portrait or the badge Why? because the President Kim Il-sung and Chairman Kim Jong-un is the eternal president and eternal chairman. Ok, lasciate che vi spieghi meglio. Dovete sapere che la Corea del Nord è l'unica necrocrazia nel mondo. Cosa vuol dire? Beh, significa che in questo paese l'attuale presidente è una persona già morta, ossia il fondatore della patria Kim Il-sung. Alla sua morte le redini del paese passarono a suo figlio, Kim Jong-il, che divenne il segretario generale di Stato. E lo è tutt'oggi, sebbene sia morto nel 2011 facendo piangere un intero paese. Suo figlio Kim Jong-un, che oggi tutti conosciamo, è invece il leader supremo del paese e capo unico del partito politico. Ecco a voi la dinastia Kim. What is this one, Chef? That one? Yeah. International Exhibition Hall. Oh, here is where there are all the gifts. Yes, presented to the great leaders of our country. Wow. How many gifts inside?
그러면 선물 점수가 몇 정도나 나옵니다. 이제 들어가셔서 선생님 직접 사판해 보십시오. 11만 예전입니다. Okay, if you go inside, you can see with your own eyes. Okay. 선물 진열방이 무려 140개나 됩니다. There are over 140 rooms inside. 150 rooms. Rooms, yeah. So from now on I cannot film anymore. Yes. Per portarvi con me dentro al palazzo ho trovato questo video vecchissimo che però mi aiuterà a descrivervi cosa ho visto con i miei occhi. L'enorme porta d'ingresso dà un corridoio di marmo lucente che conduce alla sala principale, in cui sono esposti i regali delle autorità più importanti al mondo. Davanti a ogni regalo c'è una targhetta con la data di consegna e il nome della persona che ha fatto il regalo. Sin da subito la guida del museo rimarca l'esponenziale numero di regali ricevuti da tutti i leader politici del mondo, come per sottolineare l'ammirazione e il supporto mondiale alla Nord Corea. In realtà però ho scoperto in seguito che il protocollo della Nord Corea prevede e stabilisce uno scambio di doni ad ogni incontro istituzionale. Quindi praticamente se visiti la Nord Corea sei obbligato a portare un dono al leader. Per farvi capire la grandiosità del palazzo, in una sala sono conservati i vagoni del treno antiproiettili che Stalin e Mao Zedong regalarono a Kim Il-sung quando salì al potere. Noi italiani siamo andati sul classicissimo, vetro di Murano e via. I regali che però mi hanno colpito di più sono stati quelli di Dennis Rodman, un ex campione dell'NBA che sorprendentemente è diventato il miglior amico di Kim Jong-un. Così amico da esibirsi di fronte a lui anche per il suo compleanno. Happy birthday to you. Tra i 1000 regali, la guida ha deciso di soffermarsi su uno in particolare. Ma vedendomi scettico ha chiesto il mio parere. Non chiedetemi il perché, ma in un momento di cieca onestà gli ho risposto che a me gli animali impagliati non piacciono e non li metterei nemmeno nello sgabuzzino di casa mia. Mettiamola così, non l'hanno presa benissimo. There's a crocodile who bring a plate with glasses. It's a real crocodile, and everyone likes it, but not me, not that much. Next stop. Next stop is Pohyun Temple. Vicino al Museo dell'Amicizia si trova anche un tempio buddista, risalente a 1000 anni fa. In realtà con l'inizio della dittatura si è trasformato più in un'attrazione turistica che in un luogo di culto. Qualsiasi religione viene vista come una minaccia per il regime, che sopprime nella violenza ogni sorta di devozione, eccetto una. So usually Korean people don't believe in anything. We believe in charity. Lo so ragazzi, nemmeno io l'avevo mai sentita prima, ma in Nord Corea tutto gira intorno all'ideologia del Juche, filosofia uomocentrica creata dal padre della patria Kim Il-sung. Juche è una vera religione per il popolo nordcoreano. E per riassumerla in una frase che si dovrebbe applicare a ogni ambito della loro vita sarebbe: ogni uomo è artefice del proprio destino. Vi lascio in descrizione qualche link di approfondimento perché è un argomento davvero interessante. Ok, questo è strano forte. C'è il ristorante vuoto, completamente vuoto, non c'è nessuno. E io sono qui a mangiare da solo perché le guide più l'autista sono andate a mangiare in un'altra stanza. Questo è l'antipastino con tutti i commensali che mi tengono compagnia. Incredibile. Ho chiesto il perché e mi hanno detto che da stasera mangiamo insieme, quindi non ho capito il perché. Questo è maiale in brodo, uova e alghe. Qui sto mangiando delle verdure sotto qualcosa, pesce fritto e verdure bollite, più pane. Mamma mia, ho un'ansia da prestazione addosso, c'ho una cameriera, chiamiamola così, che mi continua a controllare ogni movimento che faccio. Se non guarda me, mi guarda attraverso gli specchi, quindi sto mangiando con un'ansia addosso che... Attenzione a quello che sta per succedere. Okay, wow, that's it. I'm full. After this,
Yes. Finish. Yes. Yes. Okay, perfect. Okay, thank you. What's your name? Giuseppe, Giuseppe. Rebom Song. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. I broke English. Can you learn me English? Can you? Learn me Yeah. English? English. Yes. What do you wanna? For example, what is this? Flower. What is this? Plate. Plate. Yes. What is GoPro. Camera. camera? Oh yes. Thank you. You're welcome. Questo è stato abbastanza incredibile. Mi ha chiesto di insegnare l'inglese e quindi mi ha chiesto di dire i nomi di tutte le cose che c'erano sulla tavola per arrivare alla GoPro. E quando io ho detto che era una videocamera è andata via. Wow. Cioè voleva sapere cosa fosse, però non me l'ha chiesto direttamente, mi ha fatto dire i nomi di tutte le cose che c'erano sul tavolo. Io un po' di scarpetta me la faccio anche in Nord Corea. La cosa più chimica che abbia mai mangiato. Chiaramente oggi l'autista era diverso e visto l'incidente di ieri andavamo davvero a 2 all'ora. Stiamo per entrare al Gumsusan Palace of the Sun, che sarebbe il mausoleo dove sono conservati i corpi dei leader precedenti, il nonno e il padre di Kim Jong-un. Ed è un momento molto, molto particolare perché anche le mie guide sono diventate molto più serie, quindi non vedo l'ora di vedere cosa c'è dentro. How many times did you come here already? Already tens of times. Yeah? Always a great emotion. For the Korean people, meeting their great leaders are the most glorious thing. And today I met our great leaders. So I made up my mind to work harder and harder Okay. in the future. What are they doing? Taking a picture? Like a group picture? Yeah. Nemmeno qui era permesso riprendere o fare foto, quindi vi spiegherò cosa ho visto attraverso un video di repertorio. Per arrivare dentro al mausoleo ci siamo dovuti far trasportare da un tappeto mobile per 15 minuti. Tutto il tempo necessario alle guide per spiegarmi come comportarmi all'interno del mausoleo. Le regole erano semplici: non metterti mai le mani in tasca, non incrociare le braccia, chinati di 45 gradi davanti alle statue dei leader. E soprattutto davanti ai corpi imbalsamati dei leader. Impressionante ragazzi, erano conservati perfettamente, come se stessero dormendo. Oltre ai corpi però, dentro il mausoleo sono conservati tutti gli averi più cari dei 2 leader. Alcuni dei piccolissimi oggettini esposti erano una collezione di macchine, 2 treni e uno yacht. E quando ho chiesto alle guide come diamine avessero fatto a portare uno yacht dentro un mausoleo, la risposta è stata semplice: il popolo coreano può tutto. Wow, abbiamo appena finito di vedere il palazzo in cui sono conservati i corpi. The Gumsusan Palace of the Sun is the most majestic palace I've ever seen in my life. I'm really impressed. Inside the palace there was a yacht that was who was the owner of the yacht? Kim Jong-il. Yeah, wow. I saw so many people crying when they saw the bodies of the leaders. What was your feeling? Our Koreans just respect our leaders. So and we also follow them as the father, not only the president or the leader of the country, real father. We just follow them real father. So how do you feel when your father died? You told me one thing that is very interesting. Not everyone can go there. Like you go there only if you work hard, only if you really deserve it.
So for instance, you can go there with me because you worked there in the past and you can come with me. That's correct? Yes. So, for example, if I'm a farmer, if I did lots of work for the country, especially in autumn, if I harvest lots of grains, as in compared with the others, then we can just have a special honor to visit the Kumsusan Palace of the Sun. So those who are very good at their jobs and make a good contribution to the country, yeah, they have a chance to visit the palace. Kim, what do you think about the death? What do you think there is after death? Don't think that our president and our general passed away. We always have their broad smile in our minds, and whenever we feel very tired, we always think of them, and we try very hard to realize their ideas. Yeah. So whenever we just come here, come to the Grand Monument. Ed eccoci qua. Questo è proprio il momento in cui il rapporto con le mie guardie incomincia a incrinarsi inesorabilmente. Forse ci tenevano troppo a quel coccodrillo impagliato, o probabilmente avevo tirato troppo la corda con le mie 1000 domande. Fatto sta che d'ora in poi tutto sarebbe cambiato. Che, is this a restaurant? Yeah. Why there are... Però mai più, vediamo se ce la faccio perché ieri si sono un po' chiuse dopo che ho ripreso tantissimo. Quindi... Ok, what is happiness for you?